Ciao a tutti e ben ritrovati in Psicologia Semplice. Oggi vi pongo una importante domanda. Qual è il modo giusto per aiutare un'altra persona? Provate a trovare la vostra risposta e ci rivediamo dopo la sigla. Partiamo dalla risposta più semplice che voi mi potreste dare. Aiutare qualcuno potrebbe voler dire mettere a disposizione il proprio tempo, le proprie competenze, il proprio denaro per venire incontro a una richiesta di aiuto da parte di un altro essere umano. Qualcuno potrebbe dirmi: ho bisogno di 300 euro, me li dai? In questo caso vengo incontro a una richiesta specifica di una persona che mi chiede di fare qualcosa per lei. Se offriremo il nostro aiuto ci sentiremo di aver fatto una buona azione. E questo probabilmente ci piacerà. Ma se sapessimo che quella persona con quei 300 euro vuole comprare un'arma o della cocaina, ci sentiremmo allo stesso modo? Penseremmo che lo stiamo aiutando? Allora chiediamocelo. Abbiamo davvero il diritto di chiedere ad una persona che ci chiede un aiuto quali siano le sue finalità? Ricordo una vecchia canzone di Enzo Jannacci di una persona che dava della beneficenza a un senza tetto, però gli diceva: questi soldi non se li beva, non li usi per comprare dell'alcol. Io potrei da un lato dire che non sono responsabile di quello che l'altro fa del denaro che gli do. È una sua responsabilità. Io faccio un atto di generosità e non mi devono interessare le sue finalità. Questo è un tipo di aiuto che chiamerò di livello 1. Ha un valore in sé e non prevede la condivisione delle finalità della persona che sto aiutando. Generalmente le persone non amano offrire questo tipo di aiuto. Generalmente vogliono essere resi partecipi delle finalità con le quali il loro denaro, il loro tempo verrà utilizzato. Vogliono essere sicuri che verrà fatto un uso buono del loro denaro, del loro tempo. Un uso che loro ritengono condivisibile con i propri valori e i propri obiettivi. Per questo, prima di offrire la loro disponibilità, pretendono di sapere, a volte anche nel dettaglio, quali sono le finalità che si stanno perseguendo. Donare del denaro, ad esempio, a un padre disoccupato che deve dare da mangiare ai suoi figli, ne è un esempio. Chiameremo questo tipo di aiuto di livello 2. Bene, in queste prime due forme di aiuto io non mi sto interessando realmente a una persona. Nel primo caso mi sentirò semplicemente una persona generosa, nel secondo caso mi sentirò soddisfatto perché mi sentirò artefice di un mondo più buono e più giusto. Ma quando vogliamo aiutare un amico, che tipo di aiuto gli offriamo? Ci limitiamo a dargli quello che lui si aspetta da noi o ci chiede? Oppure, poiché gli offriamo il nostro aiuto, ci sentiamo nel diritto di mettere in discussione le sue scelte, i suoi obiettivi e in generale il suo stile di vita? Vedete, non è facile aiutare gli altri, perché la parola aiutare di per sé non significa nulla. Dovremmo innanzitutto chiederci se vogliamo aiutare davvero l'altro o vogliamo semplicemente fare qualcosa per sentirci delle persone buone, ottenere la sua amicizia, la sua gratitudine, la sua riconoscenza, o magari sentirci a posto con la nostra coscienza, insomma, non sentirci delle persone indifferenti. Bene, per orientarvi in questa serie di domande dobbiamo inserire un concetto fondamentale, che è quello di responsabilità. Questo ci aiuterà a districarci fra tutti i dubbi e le domande che vi ho fatto venire seguendo questo video. Bene, la domanda che mi devo porre è: ma di chi sono responsabile? Sicuramente sono responsabile di me, innanzitutto. Ma se ho dei figli, un partner, dei genitori, degli allievi o dei pazienti, come nel mio caso, sono responsabile anche di loro, anche se in misura diversa. Se delle persone affidano a me alcuni aspetti o alcune parti della loro vita e io ho accettato questa responsabilità, a quel punto devo occuparmene in una maniera diversa. Il mio aiuto quindi deve andare un po' oltre il soddisfacimento delle loro richieste immediate.
Per fare un esempio, se io ritengo che le persone mi chiedono un aiuto nel mettere in atto dei comportamenti che io ritengo nocivi per il loro benessere, il mio aiuto consisterà proprio nel fargli mancare il mio supporto. Dovrò aiutarle a capire che quello che mi chiedono non è il bene per loro. Certamente potrei anche sbagliarmi, ma devo comunque fare un tentativo. Facendo così certamente non otterrò la loro riconoscenza, anzi, potrei ricevere il loro risentimento. Ma li starò aiutando davvero. Come padre, se nego la terza o la quarta caramella piena di zucchero ai miei figli, certamente non li renderò amorevoli nei miei confronti. Dire con chiarezza e con forza a un amico che sta sposando la donna sbagliata non susciterà la sua simpatia nei miei confronti. Mettere una nota a un allievo disattento o indisciplinato non mi renderà un professore popolare nella classe. Per un medico, negare l'ennesima confezione di antidolorifici a un paziente che non si prende cura della propria salute e vuole semplicemente spegnere l'interruttore del dolore per poter continuare a maltrattare il suo corpo senza ritegno, non lo renderà probabilmente un medico molto popolare tra i suoi pazienti. Allora possiamo dire che esiste un livello di aiuto che chiameremo di livello 3, che prevede di farsi carico davvero del benessere dell'altro, rinunciando al suo riconoscimento immediato, alla sua gratitudine e talvolta ricevendo la sua ostilità. Ritengo che sia molto importante che decidiate quale tipo di questi 3 aiuti volete offrire alle persone che vi circondano. Le persone importanti per la vostra vita o quelle che vi sono state affidate anche magari per motivi professionali, mi dispiace, ma richiedono un aiuto di livello 3. Con questo non voglio dire che gli aiuti di livello 2 e di livello 1 non siano buoni. Assolutamente hanno un valore anch'essi, ma è importante capire a chi riservarne uno e a chi riservarne un altro. Volete fare della beneficenza? Volete aiutare delle persone senza entrare nel merito della loro situazione e della loro vita? Benissimo, fatelo. Questo vi farà sentire bene con voi stessi e sarà comunque un atto di generosità. Ma quello che è importante è saperli distinguere. Vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, spero di avervi fatto riflettere, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto e condividere questo video il più possibile, tramite i social o tramite WhatsApp, come preferite. Ricordate che i concetti che abbiamo detto oggi sono molto importanti, poiché la tendenza a voler aiutare gli altri in alcuni casi comporta delle grosse responsabilità, in alcuni casi può generare sofferenza e in alcuni casi può addirittura essere dannosa. Allora, in particolare vi invito a segnalare questo video alle persone che aiutano gli altri in modo indiscriminato. Magari si guadagneranno il paradiso, ma devono fare molta attenzione alle conseguenze delle loro buone azioni. Ciao e ci vediamo al prossimo video.